venne ad aprire una nana dal passo deciso e dai folti capelli ricci e rossi. «Chi bussa di notte alla mia porta?» domandò. Non ebbe risposta, ma si accorse del neonato vicino ai suoi piedi. Lo raccolse e lo portò al petto per scaldarlo. La nana si guardò attorno ancora per qualche istante, poi rientrò in casa, chiudendosi la porta alle spalle. Quando mi hanno interpellato per fare questo audiolibro, sono stato molto felice, devo dire, perché io ne ho fatto uno, ma tanti anni fa, quando ero ragazzo. Era Robinson Crusoe. Dopo non ho più fatto niente di queste cose. Quindi la cosa mi interessava, mi piaceva. Non hanno fatto molta fatica a convincermi. Dunque io sono stato contattato in questo modo, faccio delle lezioni di doppiaggio presso un gruppo che si chiama Voice Art, che ha la sede a Roma, Catania, Bari, Matera e Napoli. Io faccio solo Roma, Napoli e Matera. E loro mi hanno mandato una mail dicendo: ci sono dei ragazzi che vorrebbero mettersi in contatto con te per offrirti una cosa, un lavoro. Ho detto va bene, me l'hanno mandata e ho letto la mail di questi ragazzi di Biella. La cosa mi è piaciuta perché era un modo diverso di lavorare, di fare il mio mestiere, insomma, ecco. Invece le registrazioni di questo audiolibro le faccio qui a Biella, presso Zone Creative, ragazzi molto simpatici, che sono Daniele e Davide, in una specie di capannone, riadattato, messo su molto bene. Anche qui c'è un microfono, un leggio e basta, perché il visivo non c'entra, non serve. La storia è avvincente, succedono un sacco di cose. È abbastanza interessante perché ci sono personaggi simpatici, personaggi carini, personaggi cattivi, c'è un po' di tutto. La storia prende parecchio. Ho interagito con Daniele soprattutto, che è quello che ha scritto il libro. Al doppiaggio c'è un direttore di doppiaggio che ha visto il film, che conosce tutto e ti dice quello che devi fare. Qui ho avuto l'autore stesso del libro. Fortunatamente, perché non mica tutti ce l'hanno, che mi ha detto varie cose, tipo l'età e il tipo dei vari personaggi. Questo è un vecchio, questo è un ragazzo molto prorompente, pieno di sé, che vuole affrontare le difficoltà, quest'altro invece è uno timido. Poi quando a volte sbagliavo il modo o il tipo di voce, diceva no, un momento, questo rifallo perché è questo personaggio qui, non è quest'altro. Ah sì, bene, scusa, ho sbagliato. Stimati cugini, raramente vi scrivo di mio pugno, ma quando gli impegni mi concedono una tregua, è con piacere e orgoglio che amo suggellare il nostro antico legame. In un audiolibro si dà la voce a parecchi personaggi. C'è il narratore, che è la mia voce normale, come sono io. E poi ci sono tutti i vari personaggi. Certo, in questo audiolibro ci sono parecchi personaggi. Ho fatto delle voci differenti, ma non è che posso fare tutte le voci differenti di tutti i personaggi. Sarebbe impossibile, insomma. Forse nemmeno Robin Williams riusciva a fare così, anche se era bravissimo. Probabilmente si può ovviare al fatto di non fare tutte voci diverse, troppe voci diverse. Molte volte basta dare un modo diverso di recitare, un modo diverso di dare una battuta. C'è un modo aulico di parlare, c'è un modo impaurito di parlare, e quello è un personaggio magari che ha paura, che è timoroso. C'è il modo cattivo di dire le cose, il modo buono e molto cordiale e amoroso. E quindi dare la voce a un audiolibro e dover interpretare tanti personaggi è divertente, è anche una bella sfida. La differenza un po' con il cinema è quella. Nel cinema ne faccio uno solo, non posso doppiare più personaggi, e invece qui ne faccio tanti perché è così, è accettato che debba farli quasi tutti io. No, tutti, senza quasi. Le tue visite son cosa certamente a me gradite, e soprattutto se a sorpresa si rivelano farcite. Il personaggio di Eldur è quello che mi piace di più, perché è il vecchio saggio. Io sono abbastanza vecchio, quindi va bene, entro nel personaggio. È quello saggio che sa come fare in ogni situazione, sa i consigli da dare, sa le cose che si dovrebbero fare, quelle che non si dovrebbero fare. Lo facciamo parlare un po' con la vocina, e poi è un personaggio che parla in versi, in rima. Lui parla solo in questo modo. Ma ecco, vi faccio sentire una cosa, tipo così, no?
La carlinga sembra stabile, l'esplosione è contenuta, forse Calmot ha esagerato, ma su questo non sbagliava. Il Soheliok rarefatto nella fascia ad alta quota ha ridotto la pressione che la scaglia sprigionava. E poi, ogni tanto bisogna stare attenti, perché se no sembra un ubriaco veneto. A volte gli eventi della vita ci concedono una nuova occasione per guarire una vecchia ferita. L'orgoglio è soltanto un'emozione che non deve essere nutrita, se davvero si è imparata la lezione. Quando si legge una cosa così non si ha il tempo di leggerla tutta prima, si fa quasi sempre all'impronta. Bisogna cercare di portarsi avanti con lo sguardo e vedere dove va a finire la frase. Spesso infatti mi succede anche di dover rifare, per esempio, in fondo a quel canalone grigio di terra, ecco, io per esempio non ho guardato in fondo e dico in fondo a quel canalone grigio e poi leggo di terra, oddio, allora devo ricominciare da capo. In fondo a quel canalone grigio di terra, ecco, allora bisogna un pochino cercare di andare avanti con lo sguardo, certo, per capire bene dove arriva la frase. Per quello che riguarda il fiato, certo, non bisogna arrivare a fine frase con la voce così senza fiato, questo è una cosa normale, si impara o prendendo un bel fiato all'inizio oppure prendendo fiato in certi punti precisi, anche brevissimo, come fanno d'altronde, che so, i musicisti quando suonano gli strumenti a fiato, no? Che fra una nota e l'altra riescono a prendere il fiato, mica fanno tutto con un fiato solo, no? E questa è una cosa che si impara facendo il doppiaggio, facendo l'attore, facendo la recitazione, una cosa normale. Eldur ingoiò l'ultimo boccone. La politica è la ruota di un carro volante. Al timone c'è un giudice sorretto da chi lo vota. Se questo è un idiota che piace alla gente, avanti tutta. Si dice vedremo chi è il pilota. Sì, è una cosa che riguarda e interessa anche lo stile. A proposito, c'ho un aneddoto che ogni tanto racconto, è che una volta vidi Gassman recitare un suo spettacolo dove recitava delle poesie al Quirino a Roma. Lui aveva una cassa toracica incredibile, riusciva a dire una decina di versi senza prendere fiato tranquillamente, e a un certo punto ha detto un sacco di versi con un fiato solo e alla fine è arrivato senza fiato e ha preso il fiato, e prendere il fiato era come se avesse detto un altro verso. Il fiato era un verso in più, un endecasillabo in più. Quindi riguarda anche lo stile e riguarda anche il non morire alla fine del turno. Ecco. Ho doppiato qualche cartone animato, non tanti. Ho fatto molti più direzioni di doppiaggio di cartoni animati, ma come attore ho fatto solo Scaracchio nel Dragon Trainer, il maestro Shifu nella versione televisiva del Kung Fu Panda e anche Scaracchio nella versione televisiva di Dragon Trainer. E il famoso, per cui sono famoso, è il Rex di Toy Story, il tirannosauro che parla con la vocina e che ha paura. In questo audiolibro trovare dei raffronti, dei paragoni. Eldimak, sì, era uno che mi piaceva, sì, l'abbiamo fatto un pochino come Scaracchio, un po' più importante però, un po' più solenne, però è abbastanza una gamba di legno, gli mancano un po' di denti. All'inizio l'avevano fatto quasi con una cadenza un po' bergamasca, un po' molto popolare, ecco. Ah, in ogni storia c'è qualcosa di vero, rispose Eldimak. Non sempre ci è dato di conoscere la verità, ma è il desiderio di conoscenza che dà origine ai nostri sogni. E credimi, figliolo, non esiste arma più potente al mondo di un nano sognatore. Certo, da quassù è tutto fantastico, esclamò Gaman. Dunque io faccio l'attore principalmente e il doppiatore da parecchio tempo e quindi sono abituato a dare voce a certi attori americani, inglesi, francesi e via, quello che capita. Fare dei personaggi di un audiolibro è una cosa diversa, perché col doppiaggio devo seguire l'attore che c'è sullo schermo, devo fare quello che fa lui, non posso inventare. Invece con l'audiolibro posso inventare, posso fare un personaggio in un certo modo, quell'altro in un altro. È divertente, si mettono in pratica molti canali, molte opportunità di poter gestire, di poter divertirsi a fare voci diverse. Per me essere attore per fare il doppiaggio è una cosa basilare, cioè, bisogna dare la voce a un attore, quindi non si può che essere attore o perlomeno sapere recitare. Ma la difficoltà è questa, saper recitare così bene da sembrare veri, che non si recita, perché gli attori che stanno sullo schermo sono veri. Noi ci crediamo quando vediamo il film, no?
non ci immaginiamo nemmeno per un momento che al di là di questo attore che parla ci sono 20 persone, uno con il microfono, l'altro con la cinepresa, l'altro la costumista che guarda, perché sono talmente veri e noi dobbiamo fare con la voce la stessa cosa. Dobbiamo cercare di essere veri e di dargli questa verità che loro hanno anche con la nostra voce italiana e dare le stesse sensazioni che loro con la loro lingua danno al pubblico loro che li ascolta. Era lo guardò negli occhi per alcuni istanti, poi lo abbracciò forte. Mi sei mancato, Notfree. Mi sei mancata anche tu, cara Eira. Non sai nemmeno quanto. Dunque io faccio questo mestiere da tantissimo tempo. Ho cominciato da ragazzino, avevo 10 anni. Io sono piemontese, in casa parlavamo solo piemontese. Mia madre ha parlato piemontese e italiano fino alla fine, fino a che è morta. E ci teneva che io e mia sorella parlassimo bene italiano, anche perché facevamo degli errori a scuola tremendi. Italianizzavamo delle parole piemontesi, non so, per esempio il mestolo in piemontese si dice casul e noi scrivevamo casullo. Allora lei no, un momento, alt, impariamo bene a parlare italiano. Ci ha mandato, a me e mia sorella, a una scuola di recitazione per ragazzini che era tenuta da un regista della radio che si chiamava Eugenio Salussoglia, che è morto anche lui ormai da tanto tempo, che ci faceva lezioni di dizione ma solo anche di recitazione, e poi facevamo un saggio alla fine dell'anno. Un saggio vero, con degli autori veri, non facevamo roba da ragazzini, facevamo Molière, Goldoni, in un grande teatro che è l'Alfieri di Torino. Questo è stato l'inizio. La cosa mi è piaciuta e ho detto ma mi piacerebbe fare l'attore. Alla maturità ero un po' indeciso, avrei voluto anche fare la guida alpina, però sono andato in accademia, ho fatto l'esame, sono stato preso e da allora sono andato a Roma per fare l'Accademia d'Arte Drammatica e ho continuato a fare l'attore. Però da ragazzo a Torino facevo la radio con questo regista Eugenio Salussoglio, allora si facevano le commedie, i gialli in radio, noi alla sera, il venerdì, io, mia madre e mia sorella eravamo tutti con la radio accesa, tutti fermi così ad ascoltare le commedie. Era tutta un'altra cosa, adesso non succede più. Heldimack si abbassò e lo guardò dritto negli occhi. Esisteva un tempo in cui i nostri antenati cavalcavano i draghi e in volo raggiungevano i luoghi più remoti delle terre conosciute, disse il vecchio nano con l'indice puntato verso est. Non avevano nemici o confini in grado di fermarli e queste montagne garantivano un perfetto rifugio per loro e per i draghi. Beh, il teatro è quello che ho sempre voluto fare, ho fatto l'Accademia d'Arte Drammatica per fare teatro, ma l'ho sempre fatto anche. A un certo punto è arrivato anche il doppiaggio, ma io già facevo teatro da parecchio. Allora si facevano tournée invernali di 7 mesi, adesso non esiste più, comunque facevo 7 mesi di teatro e poi d'estate il doppiaggio. Teatro ho continuato a farlo fino adesso. Quest'anno ho fatto La Tempesta di Shakespeare al Globe, che è un teatro dentro Villa Borghese, che ha fatto costruire proietti, infatti lui è il direttore artistico, a similitudine del teatro dove lavorava Shakespeare a Londra. Proprio è uguale, di legno, rotondo, bianco. Se uno guarda su internet e cerca Globe Theatre, vede sia quello inglese che quello italiano, quello romano a Villa Borghese, e sono uguali. Il teatro è molto bello, all'aperto, quindi si fanno solo spettacoli d'estate, fino ai primi di ottobre più o meno. E ho fatto La Tempesta, che avevamo già fatto tempo fa con Albertazzi e che ora non c'è più, e la parte di Prospero l'ha fatta Ugo Pagliai. In questo teatro Globe si fa solo Shakespeare. L'anno scorso ho fatto 3 spettacoli, I 6 personaggi in cerca d'autore, dove facevo il ruolo del padre, il Macbeth, dove facevo il re, e Enrico V, dove facevo un bellissimo personaggio che l'autore Shakespeare chiama Coro, che non è un coro, è una specie di presentatore che si presenta con gli abiti moderni e parla col pubblico dicendogli non crediate di vedere delle guerre, tutti i soldati francesi, i soldati inglesi che combattono, immaginateli, vedete un cavallo e immaginatene 2000. È molto carino, il personaggio era molto divertente perché parlava così col pubblico, poi se ne andava e arrivava la scena. Notfree si diresse frettolosamente verso l'uscita. Te ne vai già? Domandò incredula. Ci sono molte cose di cui parlare. Notfree sembrava rapito da un folle pensiero. Lasciò la stanza di corsa. E io cosa pretendi che faccia ora? Esclamò Eira, rincorrendolo. Fai qualche ricerca, scarta bene le tue carte.
Non so, dà spazio alle tue risorse, rispose l'amico raggiungendo il suo biciclo e attivando il pallone di sostentamento che si gonfiò all'istante. Salì sul mezzo con un balzo e pedalò verso una ripida salita. Doppiare Robin Williams per me è stato tutto. Vabbè, io facevo già il doppiatore da una ventina d'anni presso una società che adesso non esiste più, si chiamava SAS. Avevo cominciato come tutti, facendo piccole cose, brusio, piccoli personaggi, e poi piano piano ho fatto già dei personaggi più importanti. I primi importanti me li ha dati da doppiare Renzo Palmer, che era un bravissimo attore e doppiatore e che è stato un po' il mio maestro. Poi però sono andato via da questa società e una direttrice ebbe l'incarico di doppiare il film Good Morning Vietnam. Secondo lei io ci stavo benissimo, però doveva fare i provini perché gli americani gliel'avevano chiesto. E allora mi ha chiesto se potevo fare il provino. Allora chi apparteneva a una società non poteva lavorare con altre persone, con altre società. Per cui diedi le dimissioni e andai a fare il provino. Lo vinsi e da allora doppiai Robin Williams. È stato molto importante per me perché da allora mi hanno conosciuto. Io stando sempre in SAS a lavorare, a fare piccole cose, ero uno come gli altri. Mi ricordo che ai primi tempi la gente del mio ambiente diceva: ma chi è questo qua? Non l'abbiamo mai sentito. Chi è questo che doppia Robin? È stato importantissimo per me. Ha fatto proprio cambiare la mia carriera. Insomma, ecco, sono diventato importante. Tutto lì. In effetti, sembra così, rispose Notfree. Ma per ora non abbiamo altro che una formula chimica teorizzata da Calmot e una vecchia fornace ferma da migliaia di anni. Certo, con un po' di fortuna. Robin Williams è come se fosse ancora vivo qui in Italia, perché io spesso incontro dei ragazzi che mi dicono: oh, lei è il doppiatore, oh, la sua voce, io sono venuto su, sono cresciuto con la sua voce, e questo mi fa molto piacere, è una cosa importante. L'ha doppiato anche qualcun altro, Marco Mete per esempio, che l'ha doppiato una decina di volte più o meno. Io l'ho doppiato in 40 film tra grossi e piccoli, però praticamente la voce che viene riconosciuta è la mia. Spesso mi riconoscono anche persone che io non penserei proprio che potessero conoscermi. Tipo, che so, una volta sono andato in un negozio a comprare dei tubi, mentre compravo i tubi parlavo, dicevo cosa mi serviva, e lui fa: ma io la conosco, noi no, non ci conosciamo, ma la sua voce mi è familiare, è un doppiatore, sì, sono un doppiatore. Robin Williams, c'è gente che ha un orecchio favoloso perché capisce subito qual è l'attore che viene doppiato, e questo mi fa molto piacere, devo dire. Notfree sorrise. Non ero che un giovane studente, in effetti era proprio Calmot il mio professore allora, e fu lui a studiare l'unico reperto mai esistito. Un reperto? Domandò Era confusa. Da dopo la morte di Robin Williams do voce a due attori molto bravi, uno della mia età, l'altro un po' più giovane, però la mia voce gli sta ancora bene, che a me piacciono molto. Uno è Jim Broadbent, che detto così nessuno sa chi è, però è un attore molto bravo inglese, è quello che faceva il professor Luma Corno in Harry Potter, e l'attore è veramente bravo. Ha fatto una decina di film che ho doppiati quasi tutti io. Quell'altro è Colm Meaney, un attore irlandese, anche lui bravissimo, anche lui vero, sembra il suo primo film che venne in Italia e io lo doppiai, fu la prima volta che doppiai quell'attore, sembrava un documentario. Faceva il padre di una famiglia con una figlia sconsiderata, strapazzata. Sembrava che un regista fosse entrato con una camera nascosta e avesse ripreso vari momenti della vita di questa famiglia. Tanto era vero. Non sembrava nemmeno un film, sembrava un documentario. Un attore bravissimo. Ah, quasi dimenticavo! Gridò senza smettere di pedalare. La congrega celata si riunisce questa sera. Dobbiamo discutere di un'importante questione prima delle lezioni di domani, disse arrampicandosi su per il ripido sentiero. Come sarebbe questa sera? Non mi hai nemmeno detto dove si trova! Fu l'ultima cosa che riuscì a domandargli prima che sparisse dietro la montagna. Ho lavorato con parecchie persone, tipo, che so, Frizzi, che faceva Woody nei Toy Story, e mi sono sempre trovato bene. All'interno del doppiaggio, sì, la competizione c'è, senz'altro, ma come dappertutto.
come in qualunque altro mestiere. Però a me non me ne importa niente, non è che vado a chiedere a nessuno, se hanno bisogno di me mi chiamano e io vado, basta. Salta su, oggi al lavoro ti accompagno io, se non ti vergogni a farti portare da una nana. Se parliamo di teatro, sì, una volta prima di entrare in scena un po' di panico ce l'avevo, adesso non più. Ora riesco a dominare il panico, poi dipende da parecchie cose, dipende da come sono andate le prove, con Cobelli o con Enrico Maria Salerno, si arrivava alla fine, all'andata in scena, così preparati, così pronti, che non c'era nessuna ansia, sapevamo esattamente e benissimo quello che avremmo dovuto fare. Delle volte succede invece che non sei molto preparato e allora hai un pochino più di FIFA, questo sì. Ma ormai non succede quasi più perché si supplisce alla FIFA con il mestiere, con gli anni di esperienza. Ma è proprio questo il punto, esclamò Eyre. Recita in un teatro tutto suo. Può aprire e chiudere il sipario e riceverà gli applausi di un pubblico che ormai avrà pagato il biglietto e a caro prezzo, per giunta. Il direttore del doppiaggio è come il regista a teatro, diciamo. Conosce il film, dovrebbe conoscere le voci del doppiaggio, le voci che esistono sul mercato, deve fare la distribuzione delle voci, conoscendo il film, perché il più delle volte poi è anche adattatore, quindi lo conosce benissimo, l'ha adattato frase dopo frase, tornandoci su parecchie volte, quindi lo sa a memoria. E quindi deve spiegare agli attori che verranno in sala e che non sanno niente, perché nessuno gli dice niente, quello che devono fare, che tipo di personaggio è quello che faranno e che cosa è successo prima e che cosa succederà dopo. Anche se al doppiaggio poi è abbastanza evidente, non c'è tanto bisogno di parlare, perché è lì, basta vederlo e si fa come fa lui. Spesso c'è anche il padrone del film che fa le sue preferenze e dice io preferirei in questo personaggio mettere quest'attore invece di quest'altro, e poi si parla un po', si viene a un compromesso. Un attore viene chiamato per fare un turno, arriva in sala e vede quello che deve fare in quel momento. Prima niente. Una volta invece succedeva, io per esempio per doppiare Good Morning Vietnam, che era il primo film in cui ho doppiato Robin Williams, venne interpellato perché tutti quelli che avevano vinto il provino per fare il film erano stati radunati in una sala e gli si faceva vedere il film in originale, prima di incominciare a doppiarlo. E questo era anche utile, era bello. Quello poi era un film talmente importante e difficile che è stato buono poterlo vedere prima. Adesso non succede più. Non c'è più tempo, ormai si deve fare tutto in fretta, bene e che costi poco. La frenesia accecante della città non ci permette di confrontarci con le nostre più antiche emozioni, disse Notfree. Quella è Dacoriac, la mitologica città nascosta tra le profondità della terra, la città degli antichi ricordi, il ricordo di un'antica città. Sì, la lettura di un audiolibro può essere in mezzo fra il cinema e il teatro, perché c'è un attore solo che fa tutto quanto. Sì, può essere un modo di avvicinarsi sia all'uno che all'altro. Vedo che i giovani, per esempio, leggono pochissimo e forse magari un audiolibro lo ascolterebbero più volentieri. Un adulto potrebbe non leggere il libro, ma ascoltare la voce che legge l'audiolibro. Per esempio, andando in macchina la mattina, se deve fare 20 chilometri sotto la nebbia o sotto la pioggia, si mette l'audiolibro sulla radio e se lo ascolta andando. Ottima risposta, davvero geniale! E se tua madre è onesta lo dovrà confermare. Sembra un libro rivolto verso i giovani, perché è un libro fantasy di storie inventate, però sotto ci sono dei temi fondamentali come l'amicizia, l'amore, la voglia di scoprire il mondo, di scoprire quello che ancora non sappiamo, tutte cose che possono anche interessare gli adulti, tranquillamente. Il desiderio di superare i limiti è una cicatrice impressa a fuoco nel cuore di ogni nano, e per quanto ancora insormontabili, le alte vette della regione esterna rappresentano un traguardo che prima o poi sarà raggiunto. I ragazzi di Zone Creative metteranno anche la musica a commento della mia voce. La cosa mi sembra molto interessante, anche perché non credo che sia mai stata fatta, forse. E comunque è un esperimento, un tentativo lodevole. Perché credo che sia molto importante per dare proprio risalto a certe cose, per esempio.
Di solito negli audiolibri non si mette la musica, ma questi ragazzi, Daniele e Davide, sono dei ragazzi che vengono anche dalla musica, che fanno video musicali, video promozionali, di pubblicità, eccetera. A loro interesserà anche far entrare, far ascoltare della musica. È un lavoro, un lavoraccio abbastanza lungo, importante, faticoso, però insomma secondo me può avere successo il fatto. L'audiolibro ha qualche similitudine con la radio, perché si può mettere su, ascoltarlo tutti insieme, in famiglia, come si faceva una volta attorno al tavolo, con magari un po' di castagne e un bicchiere di vino. Alto il cuore a Norigia, città capitale. Firmato Helgrove, imperatore unico delle terre dei nani.